Cinema parrocchiale San Bellarmino. Sono ancora al liceo, matinè studentesco di un film neorealista. Durante la scena più importante, più commovente, un fascista in fondo alla sala rovina la scena a tutti gli studenti, urla «No ai preti rossi!» Rovina la scena e il film a tutti quanti, ma non a me, che avevo visto già il film 2 volte al Cinema Nuovo Olimpia. Vado a vedere un film che è una parodia. Un burlone ha scritto che vale più un fotogramma di questa parodia di tutto l'originale. Dopo 20 minuti, alla 15ª scoreggia, sono già in strada. 1 ora di vita in più. Applausi al cinema quando c'è l'attentato a Carrero Blanco. Ma perché applaudono? Non lo sapevano già prima di vedere il film che veniva ammazzato Carrero Blanco. Questa è una rappresentazione della realtà, non è la realtà che state vivendo in diretta. Cinema Archimede, ai Monti Parioli, che sarebbero i Parioli dei Parioli. Per arrivare al cinema bisogna indovinare uno dopo l'altro una serie di sensi unici, perché se sbagli poi esci dal quartiere e non riesci più a tornarci. Un primo film italiano. Non mi piace. A metà esco e me ne vado. Dopo una settimana in una recensione c'è scritto: Nanni Moretti ha fatto male a uscire a metà, perché quell'esordio che lui non ha voluto vedere fino alla fine era molto più bello del suo primo film, Io sono un autarchico. Vado al cinema Rivoli con la mia con una mia amica, e fin dai titoli di testa mi dico: questo film deve essere bruttissimo. È una partita di rugby e naturalmente girata con la macchina a mano. A me in questo periodo piace la macchina fissa. Lei invece mi dice: beh, dalle prime immagini sembra che sarà bello questo film, no? No, avevo ragione io. Niente, l'inquadratura taglia Jill Clayburgh che scende in strada perché appena morto il marito investaglia e non si riesce a capire che cosa ha ai piedi, se scende scalza oppure che tipo di scarpe. Pantofole non voglio nemmeno immaginarlo. Vado a trovare un'amica, estate 79, andiamo al cinema a Viareggio. Un horror terribile. Un ragazzo entra in coma dopo aver ucciso brutalmente la madre. Si vede male, qualcuno stancamente dice fuoco, a un certo punto anche il suono rimbomba e io allora urlo: quadro, suono, fuoco, tutto! Applausi. In quel momento sono stato felice. Sì, il finale che lui si butta in acqua tra le onde, però insomma, Jane Fonda non è mai stata così bella come in questo film. Jane Fonda ha 40 anni. Un bel film russo. Subito una scena che mi viene in mente di copiare. Uno, disperato, urla per i corridoi e apre porte: ho 35 anni e non ho fatto niente, sono finito. Per anni mi sono chiesto perché Truffaut ha montato quel dettaglio così didascalico della bottiglia di champagne. Questo film lo danno anche in un cinema del centro, all'Ariston, però Peter mi ha detto: vai all'Ambassade, nel quartiere della Montagnola, che è la patria del protagonista.
Lì è un tempio, tutti gli spettatori cantano in coro insieme al protagonista. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi dei. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. La vita che se ne va. Cinema Farnese. Sto vedendo un film svizzero. Alla protagonista piace in maniera insopportabile recitare a piedi nudi. La cassiera mi fa: ma perché è venuto a vedere sto film? Come perché? I film italiani cerco di vederli un po' tutti, poi mi incuriosisce il cast, Serrault, Virnalisi. Sì, ma non mi prenda in giro, va. Ecco, con queste premesse entro in sala e vedo il film. Perché De Niro a quella parte? E in questo film, quelle unghie così lunghe, l'estetica del vomito proprio in questo film. Uscendo dal cinema si sente l'esigenza di fare una doccia, proprio ci dovrebbero essere decine di docce nella hall per gli spettatori. Psh! Non so se è stata severità, sobrietà di Woody Allen oppure già dal fotogramma successivo l'attore che interpreta il paziente si è messo a ridere, perché io avrei indugiato almeno una ventina di fotogrammi di più. L'analista se ne va dalla stanza e il paziente rimane lì sul lettino e gli viene da piangere. E ha tagliato subito. La differenza tra me e i due registi di cui produrrò i film d'esordio, Carlo Mazzacurati e Daniele Lucchetti, il finale. C'è un uccellino su un davanzale. Carlo dice: vabbè sì, il film è bello, però è terribile quell'uccellino finto, si vede che è finto. Daniele: stupendo quell'uccellino finto, David Lynch l'ha fatto apposta, si vede che è finto, è stupendo quel finale. Io ho visto l'uccellino sul davanzale, ma non ho capito che era finto. E quando lui le dice: vorrei farti un pigiamino di saliva, uno del pubblico improvvisamente: gelati? Un genio, non c'entrava niente. Questo film spero che non lo indovini nessuno, perché se no rischio grosso. Non mi piace. Noioso, bisognerebbe tornare a concetti elementari. Questo film è noioso, è volgare, è misogino, è lento, è lungo, è violento. E quando lui dice: ma io sono stato fortunato perché sono stato molto amato. Giù a piangere. Ah, non è spagnola? Ah, argentina. Brava quell'attrice, bella. Non so se questo è il film che mi piace di più di questo regista, senz'altro è quello in cui ho pianto di più. Al Cinema Atlantic fanno ancora l'intervallo, quando si accendono le luci dopo la fine del primo tempo. Signora, Irene Jacob si chiama. Non lo so se è cattolico il regista, non mi interessa, insomma. È bravo, è bravissimo. Questo è il terzo film bello suo che esce nel giro di un anno. Se ha senso ancora oggi scrivere sceneggiature dopo Pulp Fiction? Ah, certo che sì. Che palle con sta storia che dopo Pulp Fiction non si può scrivere più niente. Il regista di questo film ha detto: io giro da Dio. Ora, il Padre Eterno purtroppo non c'è, ma se esistesse
E se facesse il regista magari sarebbe un po' più sobrio, non penso che userebbe la stetica mappalla, grandangoli esasperati, super techno crane, gru con appesi cavi, con appese macchine da presa, montaggio ad effetto, jump cut, tum, 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 tum. Che energia in quella corsa per Venezia di Julia Roberts, quelle gambe proprio tam, tam, tam. Sì, la scena in cui Victor Cavallo tenta di farsi il nodo della cravatta e non ci riesce vale tutto il film. Invece in quell'altro film Tapie, Bernard Tapie, si fa la cravatta in modo impeccabile, senza nemmeno avere davanti uno specchio, un nodo perfetto. Non era da sopra, non si vedevano i simboli dei partiti, ma ho realizzato in questa inquadratura che le mani andavano a mettere il voto sulla scheda in alto a sinistra, e alla seconda, terza mano che metteva quella croce, ho capito, mi sono ricordato che era il posto del Partito Comunista e mi sono un po' commosso. Il rumore... Sì, lo so che la sega che taglia la gamba è fuori campo, ma appunto è il rumore proprio, il rumore di quella sega durante l'operazione. Sì, il dottore è bravo. Sì, un attore, non so come si chiama, però... E alla fine del film, quando lei entra nella libreria, bellissima, Julia Roberts, ma imbarazzata. È una figura intera e a bordo fotogramma sotto ci sono i piedi ed è imbarazzata. Infatti i piedi, tutti e due, sono imbarazzati e fanno così sui sandali. Infradito, ma è orrendo, infradito. Ciabatte, sandali da piscina. C'è in giro un filmone d'altri tempi e allora accompagno al cinema mia madre. Un ranch, un colonnello, praterie, una ragazza che si fidanza con un fratello e poi con l'altro fratello, i mari del sud, Brad Pitt allevato dai Pille Rossa, la prima guerra mondiale, i paesaggi, i cavalli. Mia madre per anni mi rimprovererà di averla portata a vedere questo film. Ben recitato, lui bravissimo, soprattutto nel finale, sul terrazzo, quando dice non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Un bel film indipendente americano, carino, disgustoso. Disgustoso quel dialogo sul neo. E una pelliccia, un'altra pelliccia, una terza pelliccia. Non ho mai visto un film in cui vengono con compiacimento del regista strappate tante pellicce. Uno sfregio alla borghesia romana. Oddio, trattandosi di Roma, borghesia... E come in tutti i film, la scena di ballo mi piace tantissimo. No, però non la scena clou, no, a me piace quella in cui sono in fila e cominciano a ballare. Solo una trentina di secondi c'è stato il regista su quel ballo. Io ci sarei stato, non so, 3 minuti almeno. Bella quella donna, capelli neri, strana per un film di Woody Allen. Grande, belle spalle a nuotatrice, belle gambe, alta, mi sa che anche alta, anche se lui non c'è nel film, per cui non si può vedere, non ricordo bene la trama, perché poi questa cosa della memoria è tutta cominciata con i film di Woody Allen. Le trame dei film di Woody Allen si confondono, i titoli. Mostra del Cinema di Venezia, sono in giuria, presidente. Sono noioso con gli altri giurati. Gli dico che non devono applaudire
quando finisce il film, perché se no, se non applaudiamo, notano quando applaudiamo e quando non applaudiamo, non devono applaudire quando in sala entrano registi e attori. Dobbiamo vedere tutti i film con il pubblico, tutti i film dall'inizio alla fine, non dobbiamo andare alle feste dei film in concorso. Convenzionale, però allegro questo film. Sui titoli di coda la giurata francese mi chiede: ma non possiamo andare nemmeno alla festa di questo film? Un musical, un cartone animato sui pinguini, sono entusiasta. Anche Pietro. Anche se in questo periodo, autunno 2006, la cosa che mi piace più vedere con Pietro sono i Simpson in televisione. Naturalmente c'è sempre qualcuno che mi spiega: vabbè, ma South Park è molto meglio, è molto più duro, cattivo, sgradevole. Vabbè. Per 45 minuti io non avevo capito che il personaggio di DiCaprio e il personaggio di quell'altro attore erano due personaggi diversi, interpretati da due attori diversi. Io pensavo che DiCaprio non facesse il doppio gioco, ma il quadruplo gioco. Per 45 minuti. Sono al cinema con mio figlio, quello vicino al ponte, dove le cassiere rubano sul resto. Il film è un po' scemo, però alla fine, quando tutti cantano è Natale in un parco a New York, io un po' mi commuovo. All'uscita chiedo a Pietro: beh, ti sei commosso? No. Durante la scena dell'autoambulanza mi distraggo, perché il regista, mentre faceva questo film, mi ha detto: da quando ho eliminato pane e pasta sono più intelligente del 30%. E mentre sto riflettendo, dopo molto, che il film è partito, che in fondo i film corali lasciano un po' freddi e che l'idea di questo film è migliore del film stesso, beh, in quel momento... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. E per un quarto d'ora, fino alla fine, ho pianto. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone.